Salve horror dipendenti, vi mostro un po' di libri e fumetti che ho comprato recentemente alla fiera Lucca Collezionando. In realtà la fiera è stata qualche settimana fa, ma non ho avuto modo di girare e montare il video, quindi lo sto facendo solo ora con un po' di ritardo. Il Lucca Collezionando è una specie di costola del Lucca Comics, rispetto a quest'ultimo è sicuramente meno caotico, più vivibile per una persona che va lì semplicemente per fare shopping. Infatti è mirato più che altro ai collezionisti, come dice il nome stesso, piuttosto che ai cosplayer, e quindi è stato sicuramente un weekend di shopping molto interessante. E fra le cose più carine che ho trovato in fiera c'è sicuramente questo fumetto di Venerdì 13 edito da Planeta De Agostini. Con Planeta De Agostini erano usciti diversi di questi fumetti di saghe slasher, erano usciti 2 di Venerdì 13, 2 Nightmare, era uscito almeno un volume di Non aprite quella porta. Stanno diventando tutti abbastanza rari, quindi appena l'ho visto mi ci sono letteralmente avventata. Sembra piuttosto sanguinoso e quindi sicuramente sangue e tette, come è giusto che sia in un prodotto slasher. Altro titolo interessante che ho trovato in fiera è questo, Bigfoot. Come potete vedere il Bigfoot è rappresentato nella classica posa della foto che gira dall'alba dei tempi. È sceneggiato da Rob Zombie e Steve Niles. Steve Niles è uno dei più importanti sceneggiatori di fumetti horror al mondo, è quello a cui dobbiamo 30 giorni di buio, quindi c'è questa accoppiata che sembra interessante. Altro volume a colori che ho trovato sempre alla stessa bancarella è La notte dei morti viventi dopo l'Apocalisse, il sequel a fumetti del capolavoro Zombie. Si svolge 12 anni dopo l'Apocalisse zombie narrata nel cult cinematografico L'alba dei morti viventi, e il teatro di questo massacro è Las Vegas. Infatti, come potete vedere, vediamo una sposina zombie e un Elvis zombie che appunto lasciano intendere la location. E mi ricorda questo il film uscito recentemente su Netflix di Zack Snyder, Army of the Dead, anche quello ambientato a Las Vegas. Rimanendo in tema di fumetti ignoranti, eccolo qua, Nancy in Hell. Nancy in Hell, questa è la versione Absolute, quindi credo che ci sia l'intera saga, edito da Double Shoots. È un fumetto veramente tamarro e ignorante che ha come protagonista una biondissima e sexissima cheerleader. Una cheerleader armata di motosega è intrappolata all'inferno, ma non temete per lei, sa come cavarsela, quindi sembra veramente molto figo. Mi ricorda in un certo qual modo il videogioco per PlayStation 3 Lollipop Chainsaw, sempre di Nancy in Hell. Mi hanno poi regalato questo spillato Nancy e Dragon in Hell, che immagino sia un'altra avventura di Nancy, e anche questa a colori sembra molto carino. Dello stesso autore, El Torres, ho acquistato anche questo Camicia di Forza, che sembra un fumetto decisamente meno tamarro, anzi sembra per nulla tamarro. Il tono è molto serioso, più un orrore psicologico. Praticamente c'è questa ragazza chiusa dentro un manicomio. Trovo molto affascinante e molto azzeccata la scelta cromatica, infatti il fumetto è interamente in bianco, nero e rosso. Proseguendo con un altro pezzone molto interessante, eccolo qua, The Art of Last of Us, l'artbook del videogioco, una vastissima collezione di concept, schizzi, illustrazioni, rendering e disegni originali per scoprire la genesi e lo sviluppo di uno dei videogiochi più amati tutti i tempi. Se avete giocato e amato Last of Us, questo secondo me è un acquistone obbligatorio. Un intero volume a colori dove vengono appunto viene mostrato lo sviluppo dei personaggi, l'estetica degli ambienti, l'aspetto degli infetti. È veramente un volumone bellissimo
bellissimo da sfogliare, edito da Cosmo. Sempre parlando di The Last of Us e sempre edito da Cosmo, vi suggerisco anche questo fumetto The Last of Us, il sogno americano. Si tratta di un brossurato a colori e si tratta praticamente di un prequel di Last of Us, in particolare di un prequel rispetto al DLC. Non so chi di voi ha giocato al DLC Left Behind, dove praticamente puoi impersonare Ellie scoprendo di più sul passato della ragazza e scoprendo come fa lei ad arrivare fino a Joel. E questo è praticamente un prequel del DLC, quindi un prequel del prequel. È sceneggiato da Neil Druckmann e da Faith Erin X. Neil Druckmann sarebbe il direttore creativo del gioco, quindi uno dei realizzatori. Sempre parlando di Cosmo, vi segnalo che ha portato e sta portando in edicola delle ristampe di alcune delle storie più famose delle sexy eroine degli anni 70, quindi trovate Zora, Yakula, Sukia, Ulula, Belzeba, Ira, eccetera eccetera, e questi volumi racchiudono alcune delle storie più importanti ed è un'iniziativa molto interessante per riscoprire e dare, diciamo, nuova dignità a una pagina importante e un po' sottovalutata e bistrattata del fumetto italiano. In questi volumi trovate anche interessantissimi editoriali scritti da Davide Barzi, che sono praticamente dei mini saggi utilissimi per approfondire i personaggi e la genesi di questi fumetti. Sempre parlando di sexy eroine, vi segnalo l'iniziativa veramente molto interessante portata avanti dalla casa editrice Annexia con la collana Vintage Erotica, che si dedica praticamente a un restyling delle sexy eroine classiche, quindi Zora, Sukia, Yakula, eccetera eccetera, di cui stanno uscendo nuove avventure con nuovi sceneggiatori. Le copertine sono realizzate da Emanuele Taglietti, che è l'illustratore storico che già le realizzava negli anni 70. Parlando sempre di vintage erotica, si va ad aggiungere al pantheon delle eroine sexy horror classiche un nuovo personaggio ideato da Luca Laca Montagliani, che è Suspiria, figlia della morte e di Satana. Ve lo faccio vedere da lontano perché ho paura che YouTube mi dia problemi a causa dei capezzoli. Suspiria è sicuramente un personaggio molto molto affascinante, che è stato recentemente omaggiato anche nel video dei Death SS, che si chiama appunto Suspiria. Infatti Sylvester collabora attivamente con Annexia. Sempre parlando di fumetto horror erotico degli anni 70, mi stavo dimenticando di mostrarvi questi. Si tratta di 2 numeri della collana Storie Blu, e le storie devo dire che spessissimo erano veramente molto molto fighe, cioè proprio con una componente anche macabra, splatter decisamente marcata e colpi di scena non scontati, quindi questa era una bella collana, forse meno conosciuta di altre, sicuramente apprezzabile da un fan dell'horror. Parlando invece di narrativa, ho recuperato finalmente il primo libro di Thomas Ligotti, I canti di un sognatore morto, edito da Elara, e ne ho ancora diversi da recuperare di Ligotti, non tutti però sono arrivati in Italia. E altro libro che ho trovato sempre a Lucca Collezionando e che mi pare molto interessante è questo fantastico tomo, La purezza del male di John Byrne, da uno dei più importanti autori di fumetti americani in tutti i tempi. È uno dei big, diciamo, della Marvel e della DC, scrive fumetti dal 74, ha lavorato su tutti i personaggi dei fumetti più famosi, da Batman a Superman, da Spider-Man a Hulk. Questo è il suo secondo romanzo, uscito originariamente nel 1988 con il titolo Whipping Boy, e l'ho in realtà appena iniziato, ed è la storia di questa giornalista mandata a indagare nei pressi di questo campo con questo tendone improvvisato, dove pare ci sia un ragazzo che faccia i miracoli, quindi è il classico tendone con il predicatore, e dove la gente va per farsi curare, per avere successo nella vita. Sembra che questo ragazzo abbia appunto questo dono, ma ovviamente nasconde un qualche terribile segreto. Questo romanzo è uscito con la collana Cosmo Novels. E per concludere, a Lucca Collezionando hanno fatto questa cosa molto carina: tu praticamente acquistavi
l'album, questo album, e ad ogni stand di ogni associazione ti davano una cartolina e una volta prese tutte quante le cartoline ti davano la cartolina conclusiva. Quindi io ho concluso l'album passando per le varie associazioni: Dylan Dog Fan Club, Dylan Dogofili, Sterniani, Lamis, Zagurtenai Forum e Paper Sera, e come vedete sono riuscita a completare l'intero album e a ottenere la cartolina del Lucca Collezionando. Bene, questo è stato il mio shopping al Lucca Collezionando. Come avete visto c'è veramente molto da leggere, spero di potervene parlare al più presto, nello specifico quantomeno dei titoli più interessanti. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vi ispiri in particolare, se conoscete già qualcuno di questi titoli e di questi autori, e se anche voi collezionate questa tipologia di cose. Vi mando un saluto e al prossimo video. Ciao! Ci sono tette ovunque, ci sono tette ovunque.